Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa bambola che è un pochino più elaborata perché ha i capelli fatti ad uncinetto uno ad uno, quindi ci vorrà del tempo per realizzarli. Se volete andate pure a ricamare gli occhi intorno, andate a fare le ciglia, le sopracciglia, oppure se vi è difficile lasciate semplicemente gli occhietti in plastica, senza fare alcun ricamo. Se riuscite a fare la testa che si muove, la fate, se no no, così la stessa cosa per le braccia, potete andarla a cucire direttamente se per voi è difficile realizzarla in questo modo. La potete rendere più semplice, così come i capelli, così come i vestiti potete andarli a fare più semplicemente. Vi ho dato un po' delle informazioni su come realizzare questa. Se vi è particolarmente difficile potete sempre chiedere qualcosa. Io ho cercato di farla il più semplice possibile, ma già il lavoro di per sé è un po' elaborato, però è molto bella perché è una bambola originale ed è una bambola lavorata nei minimi dettagli, e quindi è anche una bambola da collezione. Ho aggiunto qui le tasche, come vi ho fatto vedere, ho fatto la borsa, le calze in questo modo, ma potete farle anche semplici se vi risulta difficile farle in questo modo. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la testa della bambola Angela abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 20 giri. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare per altri 6 giri 24 maglie basse. Possiamo poi staccare il filo e dopo aver riempito bene la testa dobbiamo inserire questa parte qui del collo all'interno, in modo che poi possiamo anche girare la testa sul collo. Volendo, questo passaggio dei 6 giri in più delle 24 maglie potete anche non fare. Se volete direttamente potete andare a cucire la testa al collo, come preferite. Date bene la forma e questa sarà la testa della nostra bambola. Per distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno potete utilizzare la coda dell'uncinetto. Andate a distribuirla così bene e date bene la forma, spingendo l'ovatta dove vedete magari la parte più vuota, e vi aiutate con le mani a distribuirla per bene. Per realizzare la gamba partiamo dalla calza e andiamo a fare, per prima cosa io vado ad utilizzare questo filato, potete utilizzare qualsiasi colore voi vogliate, io lo vado a fare questo rosa antico e vado a realizzare la base per la calza. Avviamo una catenella di 9 maglie, lavoriamo poi 9 maglie basse da questo lato della catenella e 9 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in totale saranno poi 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ora dobbiamo lavorare un giro di 48 maglie, però lavorate in costa dietro, quindi facciamo in questo modo: entriamo qui e facciamo una maglia bassissima e cominciamo a lavorare le nostre maglie in costa. Prendiamo la nostra maglia in questo modo qui
entriamo nella maglia qui e la prendiamo così e andiamo a fare tutto il giro di 48 maglie prese in questo modo. Terminato il giro ci andiamo a chiudere sempre nella prima maglia qui con una maglia bassissima e andiamo ora a fare per altri 2 giri 48 maglie lavorate normalmente. Ora ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ora da un cartoncino andiamo a ritagliare la sagoma che andremo ad inserire all'interno prima di mettere l'ovatta sintetica. Quindi inseriamo il cartoncino oppure un pezzo di plastica, ciò che più ritenete opportuno, e poi andiamo a fare ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Il cartoncino dovete inserire prima naturalmente, se no poi non sarete più in grado di inserirlo, perché man mano andiamo a stringere questa parte qui. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Andiamo ora a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Possiamo iniziare a riempire con la latta sintetica. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 10 giri. Andiamo ora a fare una maglia bassissima e dobbiamo lavorare le 18 maglie lavorate in costa davanti. Dobbiamo andare a prendere la nostra lavorazione sul davanti, qui prendiamo solo questa parte qui e andiamo a fare un giro di 18 maglie in questo modo. Chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a lavorare per altri 2 giri 18 maglie lavorate normalmente. Però possiamo ora staccare il filo da questa parte e andremo poi a nasconderlo all'interno. Giriamo leggermente questa parte qui dove avevamo fatto le maglie in costa, vi ricordate qui? Quindi giriamo in questo modo, diamo bene un po' la forma anche alla calza, andiamo a dare in questo modo qui la forma, possiamo riempire un altro po' con la latta sintetica e ora dobbiamo andare a prendere le maglie queste lavorate in costa. Allora, dopo aver girato leggermente questa parte andiamo a lavorare in costa dietro con il filato bianco e andiamo a fare un giro di 18 maglie lavorate con il filato bianco. Quindi andate in ogni maglia, la prendete in questo modo, qui quelle là che sono sotto, quelle che abbiamo lasciato in costa dopo, prima di aver girato questo, andiamo a fare quindi questo giro lavorato in costa dietro, un giro di 18 maglie. E se volete complicarvi la vita come ho fatto io, andate semplicemente a cambiare il filato per altri 3 giri e andate a fare un giro con questo filato. Io ho utilizzato questo lilla, poi ho ripreso il bianco e poi di nuovo il lilla, quindi per altri 3 giri complessivi 18 maglie. Potete farle sia tutte bianche come preferite oppure fate come me, andate ad alternare i colori. Per sostituire il filato io faccio semplicemente in questo modo: entro con il nuovo filato nel anellino qui nel cappietto e vado a lavorare semplicemente queste maglie prendendo sia il filo bianco per un po' di tempo in modo da incorporarlo all'interno e sia quello lilla, quello nuovo, e vado a fare questo giro in questo modo, così vado a fare il cambio del filo. Sostituiamo il filato che abbiamo utilizzato con quello carne e dobbiamo andare a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie lavorate. Lavoriamo le 16 maglie per altri 15 giri, poi proseguiamo con le diminuzioni dopo aver riempito bene e andiamo a chiudere tutta la parte in questo modo. Volendo questo primo giro, oltre alle diminuzioni, possiamo anche lavorare in costa dietro, come preferite. Per la scarpa io vado a fare in questo modo: vado a fare prima la suola di questo colore e poi cambio colore, ma volendo potete farla anche tutta dello stesso colore, come preferite. Vado a realizzare una catenella di 9 maglie, lavoro 9 maglie basse da questo lato della catenella, poi giro la catenella e lavoro 9 maglie basse anche per questo lato di sotto della catenella. In totale saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie faccio un aumento e saranno 24 maglie basse.
Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Arrivati qui andiamo a fare poi una maglia bassissima nella prossima maglia e iniziamo questo lavoro, questo giro, lavorando in costa dietro. Quindi prendiamo solo la maglia e in questo modo qui andiamo a fare un giro di 48 maglie, così. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia e andiamo a fare per altri 2 giri 48 maglie con questo filato normalmente. Andiamo ora a fare una maglia bassissima e andiamo a sostituire il filato. Volendo lo potete fare anche di un unico colore la scarpa, come preferite. Andiamo ora a lavorare ogni 6 maglie una diminuzione, saranno 42 maglie lavorate. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia e per quest'altro giro andiamo a fare ogni 5 maglie una diminuzione, saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ora ci troviamo qui di lato e dobbiamo lavorare 6 maglie, 1 2 3 4 5 e 6 e andiamo a fare il cinturino. Naturalmente se ci troviamo dall'altro lato, perché dipende dalla scarpa che andiamo a realizzare, dobbiamo fare la catenella da quest'altro lato in modo da chiuderla, poi dobbiamo fare la destra e la sinistra di scarpe. Quindi visto che ci troviamo da questo lato andiamo a fare prima questo e lavoriamo 14 catenelle. Poi andiamo a lavorare 14 maglie basse nelle 14 catenelle. Arrivati qui entriamo qui nella prossima maglia, facciamo una maglia bassissima. Ora andiamo a fare delle maglie bassissime fino a raggiungere l'altro lato. Arrivati qua poi andiamo a fare delle maglie basse in modo da ritrovarci come abbiamo fatto da qui. Quindi a specchio dobbiamo andare a lavorare le maglie bassissime fino a raggiungere questo punto qui, poi le restanti le andiamo a fare a maglie basse in modo da raggiungere la prima parte. Per l'altra scarpa invece andremo a fare al contrario. Se questa è la parte davanti, le catenelle andremo a fare dall'altro lato in modo da fare poi il bottoncino da quest'altro lato. Ho lavorato 14 maglie bassissime e ora vado a continuare a maglie basse fino a raggiungere l'inizio del lavoro e questa sarà poi la scarpa. Possiamo ora staccare il filo. Lì dove abbiamo fatto le maglie bassissime sarà la parte davanti della scarpa, mentre quest'altro lato qui
andremo poi ad aggiungere un piccolo bottoncino, una perlina, ciò che volete, oppure potete semplicemente andare a cucire. Quindi se la catenella l'avete fatta da questo lato, la scarpa sarà di questo lato, se invece la fate al contrario sarà ovviamente dall'altro lato. E queste saranno le scarpe, volendo le potete fare dello stesso colore, faccio vedere sia questo colore che quest'altro colore giallo, poi potete farle anche di un unico colore come la suola. Per il corpo con il filato bianco abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 10 giri. Sostituiamo il filato con il filato color carne e lavoriamo in costa dietro le 48 maglie con questo filato. Lavoriamo per altri 9 giri le 48 maglie con questo filato. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse e possiamo iniziare a riempire con l'ovatta sintetica. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 24 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 22 maglie basse. Continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Possiamo staccare il filo e riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Volendo possiamo mettere uno stecchino all'interno in modo che sia più solida la parte in cui andremo poi a posizionare la testa. Andiamo a pressare bene l'ovatta sintetica, inseriamo uno stecchino di legno, di plastica oppure un filo di ferro come preferite e poi andremo ad inserire la testa. Dopo aver rivoltato la parte dell'interno così andremo a sistemare la testa al collo. In questo modo potrà anche essere ruotata. Dopo aver inserito la testa possiamo passare il filo e bloccare con ago il filo. Usiamo un ago lungo in modo da poterlo inserire dal collo fino alla testa e poi tornare giù senza tirare troppo. Passiamo alcune volte in modo da bloccarla. Per le braccia avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 3 giri. Ora andiamo a fare il pollice, entriamo nella prima maglia qui, facciamo una maglia bassissima e andiamo a lavorare 2 catenelle. Entriamo di nuovo nella stessa maglia e andiamo a fare una maglia alta a metà, poi andiamo di nuovo nella stessa maglia e facciamo un'altra maglia alta a metà e andiamo poi a chiudere tutto insieme e questo sarà il pollice. Andiamo a lavorare le restanti 17 maglie normalmente a maglie basse come abbiamo fatto finora, solo questa qui l'abbiamo fatta in questo modo che sarà il pollice, il resto a maglie basse. Quindi andiamo a fare un giro, continuiamo il giro a maglie basse, saranno in totale 18 maglie se consideriamo anche questa che abbiamo utilizzato per il pollice. Ora facciamo una diminuzione nella prima maglia che sarebbe questa chiusa insieme e andiamo nella prossima maglia e poi andiamo a fare una diminuzione a metà del lavoro. In totale saranno 16 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 11 maglie basse. Lavoriamo le 11 maglie per altri 30 giri. E dopo aver riempito bene il braccio andiamo maglia per maglia in questo modo e chiudiamo, facciamo le nostre diminuzioni fino a quando le maglie saranno esaurite.
dopo aver lavorato le nostre maglie, andiamo a fare le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Dopo aver riempito bene tutto, stacchiamo il filo e chiudiamo poi così. Faremo uscire poi il filo lateralmente e andremo a cucire. Per i capelli abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate, però le andiamo a lavorare in costa dietro, quindi prendiamo solo questa parte qui e la lavoriamo in questo modo e facciamo i nostri aumenti prendendo solo la maglia in costa. Andiamo a fare una maglia a aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie e le lavoriamo sempre in costa. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie lavorate sempre in costa. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse lavorate sempre in costa. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Da questo punto qui dobbiamo andare a lavorare di andata e di ritorno, quindi facciamo una maglia bassissima qui e lavoriamo le nostre 53 maglie lavorate andata e di ritorno. Quindi arrivati qui ritorniamo indietro e lavoriamo così, perché dobbiamo lasciare questa parte qui aperta, quindi non andiamo più a chiudere a spirale ma lavoreremo separatamente le due parti. Quindi facciamo tutto il giro e lasciamo aperta questa parte qui dove abbiamo fatto la maglia bassissima, quindi andiamo a lavorare 53 maglie. Giriamo il lavoro e andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In totale saranno 51 maglie. Giriamo e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 49 maglie. Giriamo e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 47 maglie. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 45 maglie. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 43 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 41 maglie. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 39 maglie basse. Proseguiamo questa lavorazione fino ad arrivare a 31 maglie lavorate. Quindi andate a fare sempre la diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia fino ad arrivare al numero 31 maglie. Ora stacco il filo dopo aver fatto queste mie diminuzioni fino a questo punto e parto qui dove abbiamo lasciato le maglie in costa, vi ricordate qui nei primi giri, e dobbiamo andare a lavorare le catenelle in modo da formare così i capelli della nostra bambola. Possiamo fare delle catenelle fino ad arrivare a la misura che decidete, non lo so, quando le volete fare lunghi in base alla lunghezza che volete dare ai vostri capelli. Andiamo a fare questa catenella 2 3 4 5 6 7 8 9, poi vi dirò quante ne ho fatte. Io ho fatto la catenella di 50 maglie, ma potete farla della misura che preferite. Andiamo a lavorare 2 maglie nelle prime maglie e facciamo in questo modo, facciamo 2 mezze maglie e lavoriamo in questo modo 2 maglie in ogni maglia per le prime 10 maglie. Possiamo fare sia delle mezze maglie che delle maglie alte, decidete voi. Io vado a fare delle mezze maglie e quindi per le prime 10 catenelle vado a fare questo lavoro. Nelle prossime restanti vado a lavorarle a maglie basse semplicemente fino a raggiungere l'inizio. Quindi proseguiamo in questo modo. Le prime 10 andiamo a fare sia gli aumenti delle mezze maglie che lavorate a mezze maglie e invece per le restanti andiamo a fare a maglie basse normalmente senza fare nessun aumento, quindi gli aumenti vanno fatti solo nelle prime 10 maglie. Fatta l'ultima maglia andiamo nella maglia qui in costa successiva, facciamo la nostra maglia bassissima, entriamo nella prossima maglia e facciamo di nuovo la stessa cosa che abbiamo fatto qui. Dobbiamo riempire tutta la testa in questo modo.
Se volete fare una cosa invece un po' più veloce, potete anche andare a realizzare con il filato di lano, con lo stesso filato andate a avvolgere intorno ad un cartoncino, come ho fatto vedere in altri video tutorial, oppure ci sono tante tecniche per poter fare i capelli. Potete farli anche tutti ricciolini, quindi andate a fare sempre gli aumenti come abbiamo fatto qui. Io questa la andrò a fare in questo modo, poi decidete voi come volete andare a fare i vostri capelli. Per i capelli quindi ho fatto questo sistema qui, però ci vuole un bel po' di pazienza. Pensate che ogni riga di questo dovete poi andare a fare le maglie basse, ritornare, quindi dovete fare tanti giri fino a completare tutta questa parte che avevamo lavorato in costa prima di arrivare qui dove abbiamo fatto le diminuzioni, che le abbiamo fatte invece semplici. Quindi il lavoro in costa l'abbiamo fatto fino a questo punto qui e poi abbiamo fatto le nostre diminuzioni. Mi tocca ancora fare altri 2 giri, vedete già quanti ne ho fatti e ci vuole un po' di pazienza, però il lavoro verrà un bellissimo lavoro. Se invece volete risparmiare tempo e fare un lavoro più facile, vi faccio vedere come fare. Ovviamente il risultato non è lo stesso, però è più veloce. Prendete un po' di capelli, dopo aver avvolto intorno a un cartoncino i capelli della stessa misura, andate a tagliare la base di sotto e poi andate ad applicarla così sulla testa, mettendola bene al centro, e dovete andare a cucire un po' alla volta i capelli, quindi partendo dal centro andiamo a fare questo lavoro qui. Fate la vostra riga, bloccate i capelli, ritornate in questo punto, poi prendete un altro po' di capelli sempre dal centro, li posizionate in questo modo e ripassate qui, bloccate anche questa parte qui dei capelli e man mano proseguite fino a riempire tutta la testa in questo modo. Questa versione è molto più semplice, più sbrigativa e più veloce. Potete poi fare delle trecce, potete fare ciò che più volete, più vi piace. Quindi proseguite così fino a riempire tutta la testa. Sarà molto più veloce e più semplice. Io gli occhi li ho aggiunti al 22esimo giro, volendo potete metterli anche prima, quando state ancora finendo di riempire la testa, come preferite, se volete andarla a fissare. Se invece li fissate con la colla, andate a applicarli anche dopo, alla distanza di 10 maglie uno dall'altro, in questo punto quindi 22 dall'anello magico a 10 di distanza, in questo modo. Per i capelli abbiamo detto che partendo qui dalla maglia in costa che avevamo lasciato prima sul calotta, dobbiamo andare a lavorare, io vado a lavorare 50 catenelle in modo da far venire una bella chioma lunga. Se la volete più corta dovete naturalmente fare più corta la catenella in base ai vostri gusti o al modello dei capelli. Quindi prendiamo questa maglia in costa e andiamo a lavorare le 50 catenelle. Lavorate le 50 catenelle, nelle prime 10 vado a fare un aumento in ogni maglia e le lavoro a mezze maglie. Questo è facoltativo in base a come volete fare i vostri capelli. Se alla base volete fare questo ricetto un pochino più largo, fate in questo modo. Se invece volete fare dei semplici capelli tutti della stessa spessore, anche qui, e volete fare comunque il riccio, andate a fare un aumento in ogni maglia solo per le 10 maglie, quindi sempre lavorando a maglie basse. Le restanti andrò a fare anche a maglie basse. Se invece volete come me rendere questa parte qui della base del ciuffo più doppia, andate a lavorare a mezze maglie, le prime 10 maglie, le restanti maglie a maglie basse. Quindi andiamo a fare in questo modo.
Per creare il riccio sotto vado a fare 2 catenelle in modo da sostituire la prima mezza maglia, poi vado nella stessa maglia, vado a fare la seconda mezza maglia nello stesso punto, vado a fare la terza e la quarta sempre successivamente e arrivo così a un totale di 10 catenelle lavorate, però ovviamente le maglie saranno 20 con gli aumenti che abbiamo fatto, le mezze maglie. Le restanti 40 maglie le vado a lavorare a maglie basse semplicemente fino ad arrivare alla base della chioma. Quando sono arrivata qui alla base vado a lavorare nella maglia in costa la mia maglia bassissima, entro nella successiva e faccio un'altra maglia bassissima e ricomincio il lavoro delle 50 catenelle. Naturalmente la distanza potete anche deciderla voi, potete lasciare anche 2 maglie bassissime anziché una, decidete un po' voi come volete fare. Io ne vado a lasciare soltanto una e passo direttamente a fare, così viene una bella chioma folta. Quindi dopo aver fatto le mie 20 maglie basse, cioè 20 mezze maglie nelle catenelle, vado a proseguire a maglie basse le 40 restanti e ci vediamo poi alla fine. Faccio vedere come agganciarvi alla maglia in costa. Fatta la mia ultima maglia bassa nelle catenelle, devo entrare qui nella maglia in costa successiva. Vedete, questa è quella che ho lavorato. Ora entro qui e vado a fare una maglia bassissima, poi vado nella successiva e vado a fare di nuovo una maglia bassissima e riparto con le 50 catenelle, poi vado a lavorare le mezze maglie. Per le prime 10 maglie vado a fare gli aumenti, poi lavoro le restanti 40 maglie basse nelle restanti maglie, entro di nuovo qui e proseguo così per tutte le maglie in costa che abbiamo realizzato alla calotta. Volendo qui sulla parte davanti possiamo fare anche una frangia, magari facciamo 14 catenelle e andiamo a fare lo stesso lavoro, però invece di fare le prime 10 di maglie doppie andiamo a fare 5, le restanti le andiamo a fare poi a maglie basse. Quindi lavoro 14 maglie, vado a fare le prime 5 gli aumenti sempre a mezze maglie e le restanti a maglie basse. Torno di nuovo qua e proseguo lo stesso lavoro, solo sulla parte davanti, magari sull'ultima riga lavorate in costa, andiamo a fare in questo modo, come preferite. Se invece volete fare tutti lunghi, andate a fare tutti lunghi. E dopo un bel po' di lavoro, questa è la parte dei capelli che ho realizzato. Quindi sul davanti ho fatto questi più corti che vi ho detto di 14 catenelle, ho lavorato poi 5 mezze maglie nelle prime 5 quindi facendo gli aumenti, e poi sono andata a fare le restanti 9 maglie a maglie basse fino a raggiungere la parte come vi ho spiegato. E questo è poi terminato i capelli. Potete andare un pochettino ad arrotolare queste punte, così verranno un pochino leggermente più ricce verso la base. Poi potete farle come più vi piace. Se volete fare il metodo più semplice come vi ho fatto vedere, potete fare tranquillamente anche l'altro metodo più veloce e più semplice, però questo qui è più carino perché è proprio un effetto bellissimo fatto ad uncinetto. Con ago e filo andiamo a puntare tutta la base di sotto dei capelli. Volendo potete fare anche dei codini, come più vi piace. Andate a terminare la vostra bambola come vi piace, potete fare anche una coda come più gradite. Fermate la parte con gli spilli e poi con ago e filo andate a cucire tutta la base della calotta dei capelli. Con un po' di filo bianco andiamo a contornare la pupilla sia da questo lato che dall'altro lato dell'occhio, quindi andiamo lateralmente, facciamo uscire il nostro filo lateralmente, contorniamo sia questa pupilla, poi andiamo a mettere un po' di colla giusto per non far spostare, come ho fatto vedere nel video su Instagram. Andate poi a contornare anche quest'altro lato con il filo bianco.
e con un po' di filo nero andiamo a fare le ciglia sugli occhi in questo modo. Passiamo il filo così e poi ripassiamo sopra. E andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altra parte. E poi andiamo a fare anche le sopracciglia. Passiamo un po' di filo rosa sulla parte qui in modo da realizzare il nasino e facciamo qualche lineetta in questo modo e realizziamo così il naso. Per la bocca passiamo il filo rosa e possiamo fare una bocca sorridente come più ci piace, la possiamo fare così oppure andare a riempire leggermente. Possiamo riempire leggermente anche la parte superiore. Ho messo un po' di fardo sopra le guanciotte, questa è la testa della bambola e poi andiamo a posizionarla sul corpo. Andate a distribuire bene l'ovatta all'interno del corpo, vi aiutate a distribuirla con l'uncinetto, con la coda dell'uncinetto, in modo da pressare bene e farla bella resistente. Io ho inserito 2 stecchi nel collo in modo che sia ben saldo e poi vado a cucire passando il filo da un lato all'altro della testa. Dopo aver fissato la testa, passando il filo da questo punto alla sopra e poi ripassate giù in modo che sia possibile rotearla e poi andate a fissare anche le gambe. Le potete sia cucire intorno a qui che passare il filo da un lato all'altro in modo da poterle poi girare e farla mettere seduta. Andiamo a mettere le gambe alla stessa altezza, posizionando la nostra bambola così su un piano dritto, in modo che non si sposti durante la lavorazione. Dopo aver fatto uscire il filo lateralmente, lo andiamo ad inserire nel corpo da questo lato. Poi entriamo nell'altra gamba, così passando, attraversando tutto il corpo, facciamo uscire l'ago dall'altro lato e andiamo a prendere anche l'altra gamba, così tiriamo fuori il filo da questa gamba, tiriamo leggermente e rientriamo un pochino più avanti e prendiamo anche di nuovo la gamba da questo lato. Andiamo a fare questo passaggio un po' di volte fino a che le sentiamo belle salde. Possiamo poi togliere gli spilli e procedere in questo modo fino a quando vediamo che il filo sia abbastanza resistente da tenere le gambe ferme. Dobbiamo oltrepassare il corpo, far uscire l'ago da quest'altra parte e poi nella gamba. Dopo aver messo il filo, le gambe si potranno muovere.
Stessa cosa andiamo a fare per le braccia, le posizioniamo con il pollice all'interno in questo modo e passiamo il filo da un lato all'altro come abbiamo fatto per le gambe, o altrimenti potete anche andare a cucirle qui vicino al corpo, come preferite. E la base della nostra bambola così è terminata. Ora possiamo fare un bellissimo vestitino, potete vestirla come più vi piace, potete fare qualsiasi tipo di vestito. Io vi faccio vedere questo, poi sbizzarrite voi la vostra fantasia e fatelo come più vi piace, così anche la pettinatura. Se non riuscite proprio a fare le ciglia non importa, andate a mettere solo gli occhietti e basta, e non fate più niente. Se non sapete ricamare non è importante, andate ad inserire solo gli occhi. Poi andiamo a procedere per il vestitino, vediamo come fare. Realizziamo per il vestito 32 catenelle, andiamo a fare una per girare e dobbiamo lavorare in questo modo. Andiamo a fare 4 maglie bassissime nelle prime 4 catenelle, poi lavoriamo 9 maglie basse nelle prossime 9, poi lavoriamo 10 mezze maglie nelle prossime 10. Nelle ultime restanti 9 maglie facciamo la lavorazione a maglie alte. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare per altri 3 giri la stessa cosa, però qui dove abbiamo cominciato con le maglie alte andremo a fare le maglie alte, le lavoreremo in costa dietro, quindi ogni lavorazione andrà fatta da ora in poi in costa dietro e dobbiamo ripetere quello che abbiamo sotto. Qui abbiamo 9 maglie alte, lavoriamo 9 maglie alte, qui abbiamo 10 mezze maglie, lavoriamo 10 mezze maglie, poi lavoriamo qui le 9 maglie basse e poi andiamo a lavorare le 4 maglie bassissime, tutto lavorato in costa dietro. Andiamo a ripetere per altri 3 giri lo stesso lavoro. Fatti i nostri giri, ora dobbiamo andare a saltare le prime maglie in modo da creare così la base per la manica. Facciamo in questo modo, andiamo a fare 13 maglie bassissime e partiamo proprio dalle mezze maglie, lavoriamo le 10 mezze maglie e poi le 9 maglie alte. Volendo possiamo staccare il filo e partire direttamente dove sono le mezze maglie, dove abbiamo cominciato le mezze maglie, e lavoriamo le 10 mezze maglie più le 9 maglie alte. In questo modo qui. Ora, sempre lavorando in costa come abbiamo fatto, andiamo a lavorare per altri 2 giri oltre questo allo stesso modo, ci fermiamo qui in modo da creare così lo spazio per la manica. Ora giriamo il lavoro e dobbiamo andare ad aggiungere quello che abbiamo tolto prima, quindi abbiamo fatto il giro della manica in questo modo qui. Ora dobbiamo andare poi a fare le catenelle qui in modo da aggiungere le 9 catenelle per le maglie basse e le 4 per le maglie bassissime. Quindi procediamo in questo modo come abbiamo fatto qui fino ad arrivare qui, copiando quello che abbiamo fatto sotto, e aggiungiamo poi le catenelle. Vi farò vedere come fare. Ho aggiunto le 9 più le 4 catenelle, vado a girare il lavoro e vado a fare 4 maglie bassissime le prime 4 maglie e poi vado a lavorare le 9 maglie basse, poi proseguo sulle 10 mezze maglie e poi sulle restanti 9 maglie alte. Quindi ripetiamo l'operazione che avevamo fatto qui inizialmente in modo da realizzare così la parte che poi andremo a cucire per realizzare la manica. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare per altri 4-5 giri, poi misurate un po' voi la parte di dietro del vestito, quindi la facciamo sempre allo stesso modo, identica a questa che abbiamo fatto ora. Andiamo a proseguire la lavorazione normalmente e poi ricominciamo con togliere queste maglie qui in modo da realizzare anche l'altro lato della manica. Quindi andiamo a fare per altri 4-5 giri lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui ora e poi cominciamo con le diminuzioni per la manica. Alla fine ho fatto 6 giri e ora vado a fare la diminuzione qui, quindi
vado a fare le 9 maglie alte e le 10 mezze maglie e vado a ripetere quello che ho fatto qui. Poi negli ultimi giri vado a fare come ho fatto sul davanti, andate a ripetere gli stessi giri che abbiamo fatto qui sulla parte iniziale, quindi a specchio proseguite dall'altro lato. Per la manica io ho fatto in questo modo: dal laterale qui sulla parte dritta prendo le maglie contando da questo punto qui, vado a contare 1 2 3 4 5 e 6, entro qui in modo da lasciare la parte del colletto superiore e vado a fare una catenella di 8 maglie. E mi vado ad agganciare dall'altro lato sempre contando 1 2 3 4 5 6, entro qui e chiudo con una maglia bassissima da quest'altro lato. Vedete, ho creato così lo spazio della manica. Ora giro il lavoro in questo modo e vado a lavorare una catenella, di 24 maglie da questo punto, in modo da creare così la parte delle maniche. Lavorate le mie 24 maglie catenelle, vado a lavorare la lavorazione su questa catenella qui e poi mi aggancio sulla parte superiore della manica. Faccio in questo modo, vado a lavorare come prima parte qui, vado a fare le maglie alte, vado a fare 10 maglie alte, quindi vado a sostituire la prima con le 2 catenelle in modo che l'altra sta già qui, vado nella seconda e vado a fare 10 maglie alte nelle 10 catenelle successive, poi lavoro 10 mezze maglie e poi lavoro le ultime 4 a maglie basse e poi mi vado ad agganciare sulla catenella. Devo lavorare tutto intorno in modo da riempire tutta questa parte superiore del vestito, cioè della manica. Ho lavorato anche qui, vedete, sulle catenelle e poi alla fine mi trovo, dopo aver fatto tutto il giro, in questo modo qui. Questa parte qui poi la andrò a cucire con ago e filo, la parte che è rimasta aperta, quindi vado a fare semplicemente tutto il giro intorno come abbiamo fatto per il vestito, soltanto che vado a fare 10 maglie alte, 10 mezze maglie e 4 maglie basse e mi vado poi ad agganciare nella catenella. Terminata la catenella proseguo verso il giro della manica fino a fare tutto il giro intorno. Dopo aver lavorato le maglie così come ho detto, entriamo qui nella catenella che abbiamo realizzato e facciamo 2 maglie bassissime, una nella prima maglia subito qui e l'altra nella successiva. Giriamo poi il lavoro di nuovo su questa catenella che abbiamo realizzato e andiamo a fare nuovamente la stessa cosa. Andiamo a fare prima 4 maglie basse lavorate sempre in costa come abbiamo fatto per il vestito di sotto. Andiamo a fare la stessa cosa anche per la manica, quindi sempre lavorando in costa dietro facciamo le 4 maglie basse nelle 4 maglie, 10 mezze maglie e 10 maglie alte. Giriamo il lavoro, ripetiamo fino a riempire tutta la parte, quindi ogni volta ci spostiamo di 2 maglie con 2 maglie bassissime, proseguiamo tutto il giro in questo modo fino a riempire tutta la manica, così come ho fatto. Verrà bella larga in questo modo e poi andremo a cucire la base di sotto. Per la gonna vado a realizzare una catenella di 48 maglie, la vado a chiudere ad anello e vado a lavorare 48 mezze maglie nelle 48 catenelle. Arrivati alla fine ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima delle nostre catenelle. Andiamo a chiudere così e ora per quest'altro giro andiamo a fare ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie.
Magari questo primo giro lo possiamo fare anche in costa dietro, come preferite. Io lo vado a fare in costa dietro, quindi passo qui con l'uncinetto, vado sulla parte di dietro e vado a lavorare le mie maglie alte. Questo giro vado a fare a maglie alte e vado a fare ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie lavorate. Ci chiudiamo sempre qui nella prima delle catenelle con una maglia bassissima e ora andiamo a fare ogni 8 maglie un aumento e saranno 60 maglie alte. Possiamo lavorarle sia in costa che normalmente, come preferite. Chiudiamo sempre con la maglia bassissima e andiamo a fare ora ogni 9 maglie un aumento e saranno 66 maglie alte. Lavoriamo le 66 maglie per altri 2 giri. Ora stacco con questo filo, vado a prendere l'altro filo, quello che ho utilizzato per le calze, e vado a fare sempre 66 maglie alte lavorate sempre in costa dietro. Quindi entro in questo punto qui e vado a fare le mie 66 maglie con questo filato. Quest'ultimo giro invece lo andiamo a fare in questo modo: facciamo 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, poi facciamo altre 3 catenelle per fare il punto pippiolino e poi andiamo a fare un'altra maglia alta qui nella maglia successiva, poi facciamo un pippiolino che sarebbero 3 catenelle chiuse insieme e facciamo di nuovo la maglia alta nella maglia del giro di sotto. Proseguiamo questa lavorazione per tutto il giro. Questa lavorazione la possiamo fare anche su quest'altra maglia oppure qui sopra, se vogliamo chiamare un po' il ricetto possiamo farla sia qui in queste maglie in rilievo oppure più sopra, come preferite. Io lo andrò a fare qui sopra quest'altra, stessa cosa, vado a fare maglia alta, pippiolino, maglia alta. Quindi adesso mi tocca fare il pippiolino con 3 catenelle, entro nella prima catenella, vado a fare una maglia bassissima, chiudo tutto insieme, entro nella maglia successiva, vado a fare la mia maglia alta e proseguiamo così per tutto il giro. Ho realizzato anche la balza di sopra così come ho fatto quella di sotto, solo che questa l'ho fatta meno ravvicinata, quindi ho lasciato una maglia tra una e l'altra, mentre questa non ho lasciato nessuna maglia ed è venuta un pochino più riccia quella di sotto, almeno riccia, poi fatela come più vi piace. Questa sarà la codellina, andiamo poi a chiudere con ago e filo i fili che sono rimasti in modo da non farli sfilare. Con ago e filo potete andare a passarlo in questo modo e poi potete stringere, se è un pochino largo in vita potete fare un bel fiocchetto sul davanti e stringete poi la gonnellina tirandola così. Dopo aver fatto tutto il giro della manica siamo a questo punto e maglia per maglia andiamo a chiudere le due parti, le andiamo ad unire in questo modo e le chiudiamo con ago e filo sia da questa parte che naturalmente anche dall'altra parte. Una maglia di qua e una maglia di là fino a chiudere il tutto. Da questo lato l'ho già chiusa, ho già cucito le due parti e questa sarà la manica e andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Con la parte di sopra che abbiamo lasciato possiamo andare a creare il colletto, lo pieghiamo in questo modo e lo andiamo a cucire così da questa parte e anche dall'altra parte allo stesso modo. Possiamo cucire la parte centrale davanti e magari realizzare dei bottoncini o con il filato oppure possiamo utilizzare delle perline. Possiamo anche andare a bordare il contorno della giacca, possiamo bordarla sia del filato che abbiamo utilizzato qui che quello della gonna, come più vi piace. Potete anche lasciarla così se vi piace semplice così, possiamo bordare anche il collettino come vi piace. Io vado a decorare la giacca
creando semplicemente un piccolo bordo. Vado a fare una maglia bassa, 2 maglie alte e di nuovo una maglia bassa, 2 maglie alte e una maglia bassa. Quindi per tutto il giro vado a ripetere questa sequenza: una maglia bassa, 2 maglie alte e una maglia bassa per tutto il giro. La stessa cosa andrò a fare per il bordo intorno alle maniche. Volendo possiamo incollare dei bottoncini solo al centro e poi li andiamo ad agganciare dall'altro lato usando le maglie in questo modo. Andiamo a aprire un po' e li andiamo ad inserire. Per il cappello abbiamo una catenella di 10 maglie, lavoriamo le 10 maglie in costa per tutto il giro della circonferenza della testa, quindi misurate voi, perché in base ai capelli come li avete lavorati dovete andare a circondare tutta la testa con questa fascia che andiamo a creare con le 10 maglie lavorate in costa dietro. Dopo aver raggiunto la circonferenza della testa vado ad unire queste due parti con delle maglie basse, semplicemente le vado a sovrapporre leggermente e le vado a chiudere. Volendo potete anche utilizzare ago e filo. Io vado a fare in questo modo e vado a fare la mia maglia bassa in ogni maglia fino a chiudere il tutto. Una volta che ho raggiunto la parte superiore del cappello vado a fare un giro di maglie basse tutto intorno e vedo quante maglie sono. Ora vado a fare un giro di maglie alte lavorate in costa dietro su queste che abbiamo appena lavorato. Ora lavoriamo un giro di maglie basse lavorate sempre in costa dietro. Ora facciamo altro giro a maglie alte, sempre lavorate in costa. Dopo aver fatto questo giro andiamo a fare un altro giro, però lo facciamo a mezze maglie e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte, quindi andiamo con le diminuzioni fino a chiudere il tutto. Io vado a fare le mie diminuzioni in questo modo: salto uno, vado nella prossima e così li vado a fare in costa dietro saltando semplicemente la maglia e proseguo così fino al termine di tutti i giri. In questo modo, terminati i giri, possiamo staccare il filo e poi andiamo a inserirlo all'interno e a bloccare il tutto. Per la borsetta abbiamo una catenella di 16 maglie, lavoriamo 16 maglie da questo lato della catenella e 16 maglie dall'altro lato della catenella. In totale saranno 32 maglie basse. Andiamo poi a lavorare in costa dietro 32 maglie. Lavoriamo per altri 10 giri 32 maglie basse lavorate normalmente. Per la borsetta ho finito i 10 giri e poi sono andata a lavorare solo 12 maglie in costa dietro, in modo da fare poi la pattina, questa pattina qui. Ho fatto 12 maglie per 8 giri, ho staccato il filo e poi sono andata a bordare con lo stesso filato che ho utilizzato per il vestito. Ho fatto semplicemente dei tratti con ago e filo e poi ho fatto piccoli disegnini, 2 crocettine qui, qualcosa così, giusto, ho riempito qualche quadretto con il filato rosa per richiamare un po' i colori. Poi ho fatto la cintura qui, la tracolla, l'ho lavorata con 3 maglie da questo lato e sono andata a fare tutto il giro di 3 maglie basse per tutto la circonferenza del corpo e poi sono andata ad agganciarmi da quest'altro lato semplicemente. Questa è poi la borsetta che ho realizzato. Ho inserito il cappellino in questo modo qui, dopo aver finito questa parte come vi ho fatto vedere, e poi queste sono le scarpine terminate. Ho messo un piccolo fiorellino qui lateralmente, l'ho incollato dopo aver cucito questa base qui del cinturino della scarpa e poi lo andiamo a sistemare ai piedi della bambola. Entriamo in questo modo e andiamo a posizionare le scarpine. Ho inserito la gonnellina, ho stretto leggermente con questo filato, ho fatto un piccolo fiocchetto e qui ho aggiunto anche i bottoncini
semplicemente li ho incollati sulla base e poi vado ad inserirli qua nella sola che si viene a creare con la maglia stessa, in questo modo. Poi ho girato leggermente le maniche verso l'alto, così, per far vedere di più la decorazione, ma è facoltativo, potete farlo come più vi piace. La bambola può girare la testa, può girare le mani, le braccia e volendo potete anche inserire del filo di ferro all'interno del braccio in modo che possa essere anche piegato come preferite, così anche per le gambe. Può stare sia seduta che in piedi. Se avete ben messo all'interno l'ovatta sintetica, avete pressato bene e avete messo anche la suola sotto di cartoncino o di plastica all'interno sulla base sia del piede, volendo potete metterla anche all'interno della scarpa, ma se avete pressato bene non serve, resterà bene in piedi. Questi sono i capelli che ho terminato in questo modo. Poi andate uno per uno, lo andate un po' a torcigliare in questo modo e date meglio la forma al riccio. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. È un lavoro un po' laborioso, però alla fine il risultato è davvero bello, viene fuori una bambola veramente unica, originale, molto bella, anche se tanto lavorata, però è molto bella. Ho realizzato anche una piccola tasca, qui ne andrò a fare un'altra dall'altro lato, ho fatto in questo modo, ho lavorato 7 catenelle. Lavoro 7 maglie basse nelle 7 catenelle, lavoro per altri 3 giri 7 maglie basse, giro il lavoro e lavoro solo 4 maglie basse nelle prime 4, faccio un altro giro sopra a queste 4 e posso staccare il filo e questa sarà la tasca che andrò a cucire sul vestito. Parto da questo punto e vado a cucire tutto intorno fino a qui, tralasciando questa parte qui, la lascio aperta, quindi vado a fare tutto il giro, poi ripasso per rinforzare e questa sarà la tasca cucita. Ed eccola terminata, questa è la mia bambola terminata, queste sono le scarpine, la borsa, la gonnellina, il vestitino. Naturalmente potete fare come volete i vestiti, potete renderli anche più semplici, questi sono un po' più elaborati, però potete fare un semplice vestitino fatto soltanto di maglie alte, come ho fatto la gonnellina, magari andate a fare anche la parte superiore, così sarà più semplice da realizzare. Andate a fare i capelli magari con, come vi ho detto, realizzandoli solo con la lana, sarà molto più veloce e più semplice, oppure se volete perdere del tempo e farla più complicata potete farlo come vi ho spiegato nel video. Un cappello potete farlo, potete anche non farlo, lasciarla così. Decidete un po' voi come andare a terminare la vostra bambola. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, un bacio, alla prossima! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.